Salve a tutti, quest'oggi andremo a parlare di rucola, una pianta molto buona, molto anche amara per alcuni, ma molto facile da coltivare nel nostro orto, seguendo però alcune piccole accortezze. Partiamo! La rucola appartiene alla famiglia delle crucifere e le sue foglie, amare e fresche, vengono utilizzate principalmente per insalate e misticanze. La rucola coltivata e la rucola selvatica sono due specie ben distinte. Quella coltivata, infatti, ha foglie molto più arrotondate rispetto all'altra, in cui sono lunghe e molto frastagliate. La rucola coltivata, quella che si trova sempre in commercio, ha un sapore, come vi dicevo, molto più apprezzabile e meno amaro. E anche un'altra differenza tra le due è che la selvatica è perenne e la coltivata è annuale. Quella selvatica ogni anno mantiene il suo colletto radicale al di sotto del terreno e dopo l'inverno rispunta, al contrario di quella coltivata che bisogna seminarla dopo averla raccolta. La semina va effettuata in un terreno ben sciolto, dalla primavera fino a tarda estate, in modo da poterla raccogliere tutto l'anno. È una pianta come i ravanelli che potete seminare in ogni situazione, sotto serra, dentro serra, fuori in campo, basta seguire delle accortezze che vi vado a dire. Si semina o a spaglio o in piccoli solchi, distanziati tra di loro 25 cm, in modo da dare alla pianta il modo e lo spazio di svilupparsi. La distanza tra le piante è di massimo 5 cm. Se dopo la semina a spaglio notate che sono troppo fitte, potete andare tranquillamente a diradare e a utilizzare le piccole piantine che avete diradato come piccoli germogli leggermente amari per le vostre insalate. Ve lo consiglio di provare. Il seme, molto piccolo, può essere mischiato ad un pugno di sabbia o terriccio, meglio la sabbia perché è più fine, per facilitarne la semina. Le cure culturali sono ben poche. Infatti richiede solo di irrigazioni frequenti nel momento della germinazione, se il terreno risulta molto secco dal sole cocente dei primi giorni di primavera o in estate, e prima della raccolta, in modo da non far indurire e rendere amare le foglie. È una di quelle culture tappabuchi, infatti ci mette solo un mese a crescere e a produrre, se le condizioni sono adatte. La potremmo andare a consociare con ravanelli e altre tipologie di insalatine da taglio, in modo da avere già un mix predisposto per una fresca e buona insalata. Per esempio possiamo andare a mischiare i semi di rucola con i semi di insalata da taglio e ravanelli, seminarli tutti insieme e attendere pian pianino che ognuno cresca con i suoi ritmi. All'incirca tutti ci mettono un mesetto prima di effettuare la prima raccolta. A mio avviso essa non ha bisogno di concimazioni precise, si accontenta anche delle rimanenze delle culture precedenti, però se il terreno è molto povero e desiderate aggiungere una buona componente organica potete aggiungerci o del compost, un pochino di stallatico, non troppo perché sennò andrà a fare delle foglie enormi, ma poi la produzione andrà a essere solo al primo raccolto e non sarà più scalare per l'eccesso di azoto iniziale, e se no potete andarci a aggiungere materia organica di qualsiasi tipo che male non fa. Ehi, tu che stai guardando questo video, mi raccomando non esitare a commentare, a fare qualche domanda o a lasciare qualche consiglio giù nei commenti, perché è sempre utile comunicare e confrontarci sulle nostre idee. Mi raccomando, se ti piace o non ti piace la rucola, scrivimi qua sotto nei commenti, metterò un commento apposta così vediamo a chi non piace e chi piace la rucola. La raccolta può iniziare quando le foglie sono lunghe all'incirca 10-15 cm, aiutandoci con un coltello o con delle forbici ben affilate. Poi arrivo io, faccio con le mani perché poi mi piace avere l'odore di rucola tra le mani. Però comunque raccoglietele dopo che siano ingrandite le foglie, in modo da lasciare il tempo alla pianta di sviluppare le radici e quindi sostenersi, e poi andrete a tagliare le foglie lasciando, vi consiglio di non tagliare l'intera pianta ma di lasciare sempre 5-7 cm di colletto, in modo che non abbia poi troppa difficoltà a rivegetare di nuovo e a creare altre foglie. Se andiamo a raccogliere le foglioline piccole, cosa succede? La pianta andrà a produrre un pochino più lentamente, essendo uno stress troppo avanzato per la grandezza delle sue piante e per l'apparato radicale, e poi andando a togliere quelle piccole, se quelle piccole sono nate in un momento un pochino di siccità, esse poi saranno leggermente più amare e un pochino più setolose. Per riprodurre i semi è molto facile e ve lo consiglio tantissimo perché è fantastico e vi farà risparmiare anche un sacco di soldi dal vostro vivaista che vi vende semi. Basterà infatti lasciare andare a fiore la pianta, lasciando far fare alla pianta questi piccoli fiorellini bianchi e violacei, alti all'incirca una quarantina di centimetri, con i loro steli che andranno a attrarre molti insetti, e dovremmo poi attendere che la pianta secchi completamente. Mi raccomando, deve essere secca a puntino, non deve presentare nessuna parte ancora verde.
Potete poi procedere a tagliare tutte le infiorescenze alla base e le andrete ad appendere a testa all'ingiù, contenendole però in un sacchetto di carta, in modo che poi quando le andrete a scuotere o andrete a disfare i piccoli baccellini, piccoli piccoli, saranno lunghi 1-2 cm, essi poi andranno a liberare i semi che andrete a raccogliere in dei barattolini e che andrete a seminare poi quando vi pare. I semi all'incirca dopo averli raccolti durano 3 o 4 anni, se poi mantenuti in condizioni buone, cioè al buio e lontano da fonti di umidità e di calore. Rimanete che ora si va in campo a seminare a spaglio e vi faccio vedere in diretta come sta la mia rucola che ho seminato all'incirca 3 settimane fa, che è una meraviglia. Per prima cosa il terreno lo vado a pulire in modo da togliere eventuali sassi troppo grandi, come queste potrebbero dare noia alla germinazione della rucola, che ha semi molto piccoli, quindi faticherebbero a fuoriuscire dalla terra e quindi a germinare. Poi vado a togliere tutte le erbacce possibili e vado un attimino a sminuzzare il terreno. Meno lavorazioni si fa al terreno meglio è, perché andiamo a disgregare il meno possibile dei agglomerati di animaletti e di minerali che ormai si sono formati e che distruggendoli andremo a disturbare appunto l'equilibrio del nostro suolo. Però in questo caso ci serve un terreno ben sciolto per questa semina a spaglio, che non andrò a fare con i semi perché non si vedono con la telecamera, ma con una manciata di compost vi andrò a far vedere come io vado a effettuare, in modo da non lasciare buchi nella semina, la semina a spaglio. La potete andare a seminare sia dentro una serra, in modo da avere un raccolto subito dopo 3 o 4 settimane, e sotto e poi scusate fuori da una serra, in modo da avere un altro raccolto un pochino più distanziato nel tempo. Naturalmente il suolo va anche areato con la forca avanti. E poi prendiamo i nostri semi, che sono molto piccoli, ve li faccio vedere un attimo anche se non li butto direttamente nel terreno, e sono questi qua. Sono dei piccoli semi marroncini. Ora questi qua sono misti a scarti di erbette perché sono i miei autoprodotti, e questi qua li andremo a seminare in questo momento nell'orto. Vi consiglio anche di riprodurre i vostri semi dalla rucola perché è molto facile. Ok, immaginate ben bene che qua all'interno ci siano dei semi come se fosse la mia sabbia, e andiamo a partire dal punto più lontano, in modo che il punto più scomodo lo facciamo subito e i primi semi andiamo lì, quindi anche se sbagliamo possiamo sempre ritoccare. Andiamo con i movimenti circolari, in modo da non lasciare piccoli spazietti, andiamo a distribuire tutto il terriccio. Mi raccomando, cerchiamo di fare a strisce come se fosse una bandiera, e andiamo a far scivolare pian pianino il terriccio, in modo da non buttare troppo seme all'improvviso o di buttarne troppo poco. Questa distesa di piantine piccine e carine è la rucola che ho seminato all'incirca 2 settimane fa e sta crescendo splendidamente, anche perché poi la mattina è abbastanza fresco, quindi sta anche crescendo molto velocemente per le temperature che ci sono in questo momento. E ora l'andrò un attimino a diradare, essendo stata la semina un pochino troppo fitta. Semina a spaglio, mi raccomando, se avete piccole aiuole. Invece se volete fare delle file per poi fare una produzione di piante da tagliare direttamente alla prima raccolta, oppure per poterle raccogliere molto precisamente e creare molte più consociazioni tra le file, vi consiglio di seminarla appunto lungo una proda, lungo una fila, come quei ravanelli che ho seminato laggiù in fondo. Oh, finalmente questo video è finito. Mi raccomando, lascia un bel like, come dicono gli youtuber, per aiutare a far divulgare più questo video. Scrivi un bel commento al riguardo della rucola e altri affini, insalatine, ravanelli, non so, quello che ti piace di più. Scrivi se ti piace o meno, perché a me piace un botto, e fammi sapere come sta il tuo orto e come stanno le tue piante. Ciao!